Buonasera e benvenuti nella mia cucina. Ragazzi, questa sera faremo una ricetta molto sfiziosa che ho visto girare sul web. Si chiama fiori di melanzane, ma fatta a modo mio. Ovviamente io modifico sempre un pochino le ricette. Andiamo subito ad iniziare. Lavate molto bene le melanzane, dopodiché togliete i laterali, per capirci, in questo modo. Poi fate a fettine sottilissime, senza togliere il picciolo, tutto il resto della melanzana. Ovviamente tutte le melanzane. Come se fosse un ventaglio. Come se fosse un ventaglio. Noi abbiamo fatto già una ricetta simile, sì, però non l'abbiamo fatta arrotolata. Poi dovete munirvi di acqua del rubinetto fredda, sale e limone. Questa sarà un problema tagliarla perché facciamo in questo modo. Ecco qui, ecco qua, vedete? Le mettiamo, le cospargiamo di sale, ci mettiamo un goccino di limone sopra, diciamo un limone per tutte e quattro le melanzane, e poi le andiamo a mettere in una terrina con dell'acqua. Le lasciamo in posa per almeno mezz'ora. Ci vediamo dopo. Eccoci qua, le melanzane sono state tagliate. A questo punto mettiamo il sale, cercando di farlo penetrare nelle foglie, diciamo, nei petali, ecco, che saranno dei fiori, quindi dei petali. Un attimo solo, ecco, stava cadendo il barattolo. Ecco qua. Vi faccio vedere intanto, poi mettiamo il limone. Un goccino di limone a melanzana e poi aggiungiamo l'acqua fino a coprirle. Le lasciamo così una mezz'ora. Nel frattempo facciamo il sugo con i pezzi di melanzana che ho tolto, cioè i laterali. Io vado a fare un sughetto fatto con la melanzana, la cipolla e il pomodoro, semplice, con qualche foglia di basilico. Quindi ci rivediamo tra una mezz'ora circa, sugo pronto e melanzane macerate. Eccoci qua, mentre le nostre melanzane sono a macerare, come vi avevo detto, ci occupiamo del sughetto. Però se non lo volete fare con le melanzane, qui è per non sprecare niente, no? Dicevo, se non lo volete fare con le melanzane, potete tranquillamente farlo con il pomodoro, la cipolla e il basilico, semplicemente. Faccio soffriggere il tutto, metto il pomodoro e a fuoco basso lo mando avanti una mezz'ora, 40 minuti. Dopodiché mi occuperò del macinato, o meglio, tra 5 secondi andiamo sul tavolo. Allora, questo è il nostro macinato, circa mezzo chilo, perché se avanza ci facciamo anche le polpette. Allora, metto una bella manciata di pepe, se non vi piace potete mettere qualsiasi altro aroma, timo, rosmarino, aglio, quello che volete. Io ho messo una bella presa di sale. Poi metto circa 100 g di parmigiano reggiano, scusate il rumore, un uovo intero, 80 g di asiago, caciottina, galbanino, fatta a pezzettini piccoli, ok? In maniera che così li vado ad amalgamare bene a tutto l'impasto. E poi, come vedete, qui ci sono 3 fette di pancarré, perché col pancarré, ragazzi, le verdure, sì, scusate, le polpette vengono molto più morbide. Quindi affetto tutto il formaggio, strizzo il pane, lo metto all'interno e faccio il composto per le nostre polpette. Allora, eccoci qua, siamo pronti. Allora, adesso dobbiamo arrotolare le nostre melanzane. Facciamo in questo modo. Le orecchie li facciamo? Sì. Prendiamo gli stecchini e li fissiamo in questo modo qua. Uno avanti, uno dietro, insomma, basta che fate i circoletti. Ok? Le facciamo tutte, ci rivediamo tra un attimo. Eccoci qua. È un pochino difficile farli, perché comunque bisogna piegare
le fette, però ci se la fa. Adesso andiamo a mettere la nostra ciccia dentro ad ogni petalo, tra virgolette, ok? Con delicatezza, perché se no si rompono, ve lo dico. Li riempiamo tutti allora? Li riempiamo tutti e faccio anche delle polpettine da mettere poi dopo qui. Come contorno? Esatto. Eccoli qua, l'ho fatti belli ripieni io, e ho fatto anche delle polpettine, poi ci ho aggiunto anche delle patate, perché voi sapete, voi dovete sapere che mentre io faccio le mie ricette, poi dopo prendo e Le modifiche in corso. le modifico già modificate. Allora, qui abbiamo il sughetto, a questo punto lo mettiamo qui, eccolo qua, solo sui fiori, sulle patate e sulle polpettine andremo a mettere invece un pochino di olio e un pochino di sale. In questo modo. Che odorino questo. È il sugo, vero? Questo sugo. Eh sì, perché abbiamo il basilico del nostro orto che è veramente molto profumato. E poi c'era una cipolla di tropea, mezza cipolla di tropea, quindi ecco qua. Poi sui fiori vado a mettere un po' di parmigiano, in questo modo. Ma già andrebbero bene così, però dato che a noi ci piace rincarare la dose soprattutto col parmigiano, ecco qua, non è che ne serva molto, giusto un pizzicotto, ecco, tanto per fargli fa un pochino di crosticina, ok? Vado a condire le polpette e le patate con il sale e l'olio e li metto in forno preriscaldato a 200 gradi per circa mezz'ora. Ci vediamo dopo. Eccoci qua, sono pronte. A questo punto vi faccio vedere quanto sono tenere, non devo neanche spingere, c'è lo stecchino, guardate, tenerissime e Che meraviglia. molto bollenti. Ti tocca? Soffiaci parecchio Certo. sopra. Ma guardate anche le polpette, che belle che sono. Ho fatto 2 piatti in uno Sì. praticamente. Amore, attento perché scotta Sì, tanto. vai. Mi sacrifico. Ha detto quando dice vuol dire che sono buone. Ovviamente ragazzi, modificate a modo mio, però insomma a quanto pare il risultato è stato un buon risultato. Perfette ragazzi, provatele e seguiteci sempre. Ciao a Ciao. tutti.